Ciao selvaggi, sono Klaus e oggi andremo a vedere come rubare un kick da qualunque traccia. Esistono nel mondo ormai migliaia, ma che dico migliaia, milioni di samples già pronti. Ci sono centinaia di tutorial di come creare un kick da zero con Operator, ma no, noi vogliamo proprio quello. E va bene. Oggi andremo a vedere come estrarre il kick da qualunque traccia con Ableton Live senza plugin costosi e senza complicarsi l'esistenza. E come vedrete il risultato sarà perfetto. Se volete ascoltare questa traccia a cui andrò a estrarre il kick vi lascio il link in descrizione perché YouTube è severo su queste cose. La prima cosa da fare è cercare il punto dove il kick suona più pulito. Solitamente è nell'intro o nella fine. In questa traccia non c'è un punto dove il kick suona pulito. E l'ho scelta apposta per farvi vedere quanto è potente questa tecnica. Una volta trovato il punto, tagliamo il nostro kick all'inizio ed alla fine e lo inseriamo in una nuova traccia audio. Inseriamo nella traccia audio un Multiband Dynamics, che è un effetto che troviamo di serie su Ableton. Mutiamo sia high, mid che low. E creiamo altre due copie del nostro kick. Nella prima mettiamo in solo high, nella seconda mid e nella terza low. Selezioniamo i tre canali, congela ed appiattisci. Se vuoi approfondire il discorso di congelare e appiattire le tracce, ti lascio il link in descrizione dove c'è un post in cui approfondisco questo argomento. Questo è il risultato. Possiamo dividere il kick in tre parti: il punch, che è il transiente iniziale, poi troviamo il body, che è il corpo del kick, la parte sostanziosa, ed infine la tail, che regola la lunghezza del nostro kick. E dobbiamo capire che ogni parte del kick lavora su un range di frequenze diverso. Praticamente adesso abbiamo ricreato high, mid e low. Andiamo a ripulire il transiente iniziale. Poi ripuliamo i mid, i medi. Ed infine i low, i bassi, che sono perfetti così. Adesso inseriamo una nuova traccia audio in cui andremo a fare il resampling. Una volta armata questa traccia, lei registrerà tutto quello che sente. Ecco creato il nostro kick. Non ci resta che tagliarlo nel punto giusto. E questo è il risultato. Non male, visto il punto di partenza. Il kick che abbiamo appena esportato era coperto da tantissimi altri suoni e comunque abbiamo ottenuto un risultato più che accettabile. Sicuramente il kick che andrai a estrarre tu sarà più pulito e otterrai un risultato ancora migliore. Il video è terminato, ti ringrazio per avermi seguito, se vuoi iscriverti sai come fare e ci vediamo nel prossimo.